Va bene, stiamo registrando, ci siamo, continuiamo questo progetto, comizi di quarantena, una serie di interviste, una serie di chiacchierate tra amici al fine di investigare un po' e quindi proporre come stanno vivendo questo periodo di emergenza per il coronavirus in giro per l'Europa persone con una fascia di età che va tra i 20 e i 40 anni, quella che per me è la parte dinamica della società che a causa di questa emergenza si è trovata chiusa in casa, chi può lavorare, chi no. Andiamo a fare questa indagine e a fare questa serie di interviste che alla fine sono chiacchierate tra amici. Per questa puntata, per questo episodio, siamo a Lisbona con un mio carissimo amico. Benvenuto a Matteo Sabatini. Ciao Applausi, Michele, che ovviamente piacere. non ci sono. E niente, Matteo, andiamo a vedere come te la stai passando lì a Lisbona, com'è la situazione. Ma io ovviamente ti conosco abbastanza bene. Però l'idea è di fare tu una presentazione, quindi il nome l'abbiamo detto, Matteo Sabatini, ti chiedo di dire la tua età e dove sei nato, diciamo. Allora, io sono nato a Chiaravalle, in provincia di Ancona, quindi sono tuo conterraneo. Sì. Ho 34 anni ancora, tra poco, tra un paio di mesi saranno 35. E come dici tu giustamente, vivo a Lisbona da ormai 4 anni E e niente, sono adesso qui. ci arriveremo facciamo un piccolo excursus per vedere qual è stata la tua vita, nel senso, nasci a Chiaravalle, ma prima di trasferirti a Lisbona o comunque in giro per il mondo, non voglio anticipare troppo, eri residente a Monte San Vito, sbaglio? Sì, 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 io sono nato a Chiaravalle, ma residente da sempre a Monte San Vito, prima appunto di andarmene dall'Italia. Genitori due, come tutti, sì. Ancora sì. Fratelli, sorelle? Ho un fratello più grande di 2 anni e lui ormai se n'è andato prima di me e vive da 10 anni, anche 11, in Australia. In Australia. Quindi anche lì potremmo magari vedere, penso che avrai parlato con tuo fratello in questi giorni, quindi magari Sì, sì, ci sì. darai anche delle impressioni da parte di tuo fratello di com'è la situazione in Australia, mentre i tuoi genitori sono a Monte San Vito, in provincia di Ancona. I miei genitori sono a Monte San Vito, esattamente. Allora, che corso di studi hai fatto? Se puoi accennarci brevemente. Io ho fatto l'istituto tecnico industriale a Iesi, sempre in provincia di Ancona, indirizzo informatica alla triennale e poi ho iniziato l'università ad Ancona, sempre informatica e automazione, corso di informatica e automazione. Hai avuto esperienze lavorative in Italia durante l'università o... Durante l'università stessa no, ma appena dopo sì, ho fatto un paio, 2 o 3 esperienze lavorative in Italia e poi, come tu ben sai, ho la prima esperienza all'estero. Il fattaccio, è successo il fattaccio dove ci siamo, perché pur vivendo molto vicini, noi non ci eravamo mai incontrati, mai visti, tu starai pensando fortunatamente, O forse ci siamo visti, ma non ci ovviamente. conoscevamo. E poi inizia questa esperienza in Irlanda, questo progetto post laurea, progetto Leonardo da Vinci, in cui noi ci ritroviamo in questo gruppo di persone mandate in Irlanda per fare questa esperienza all'estero, vivere e lavorare, imparare una lingua di 4 mesi. Nell'estate, adesso qua faccio una gaffa, 2014, sì, 2014, perché io esattamente. sono 6 anni che sto 2020 meno 6, 2014. Com'è andata la tua esperienza in Irlanda? Molto bene, considerando che era la prima esperienza appunto fuori dall'Italia, devo dire molto bene, ho avuto il piacere di conoscere tante belle persone, non è magari il tuo caso. Non io, altre, sì. Però no, no, veramente è stata una bellissima esperienza che poi è quello che di fatto mi ha fatto aprire gli orizzonti e da lì La ho iniziato a curiosità, ti ha stimolato la considerare curiosità, diciamo. ho iniziato a considerare realmente l'ipotesi di andarmene dall'Italia, insomma.
torni in Italia ad ottobre, mentre io poi sono costretto a rimanere, tu torni in Italia, ma resti pochissimo, perché quali sono stati i passi successivi? Ho dato, diciamo, una seconda opportunità all'Italia, nonostante questa idea già mi frullava in testa, però ho detto do un'altra opportunità all'Italia, ho cercato ancora lavoro lì, ho visto com'era l'andazzo, opportunità poche e quindi a marzo, 5-6 mesi Del dopo, 2015 questo. marzo 2015, sono di nuovo, ho fatto le valigie e me ne sono andato di nuovo. Sei andato prima in Spagna. Sono andato in Spagna, a La Corugna esattamente, quindi nel nord-ovest, sì, la E punta nord-ovest della Spagna, e sono rimasto lì. lavoravi già con la Microsoft? Lavoravo per la Per la Microsoft, non Microsoft, sì, sì, lavoravo direttamente con la Microsoft, ma lavoravo per la Microsoft. Ah, ok. E Sì. poi da lì, quanto sei rimasto in Spagna? Sono rimasto a La Corugna 1 anno e 1 mese, praticamente da marzo 2015 ad aprile, fine aprile, inizio maggio 2016. E lì ho avuto poi la chiamata, diciamo, di Lisbona e a maggio, appunto, 2016 mi sono trasferito a Lisbona, sempre nell'ambito informatico, quindi Microsoft, ancora come esterno, quindi non direttamente con la Microsoft, però in questo caso il cambiamento è che qui a Lisbona ho iniziato subito a lavorare nella sede Microsoft di Lisbona, ed ecco, questo era il cambiamento rispetto alla Corugna, insomma. E ti occupi praticamente di assistenza ai clienti? Supporto tecnico per un prodotto che si chiama Exchange, che è un prodotto per medie e grandi imprese. Si può dire? Lo puoi dire o stai... No, lo posso dire, non c'è... Anzi, compratelo... No, se sono per le aziende, qualcuno. Quello non dipende da me, quindi... Rompetelo così tu l'aggiusti, questo fate... Ovviamente più persone ce l'hanno, più possibilità più che ci siano lavoro. problemi e più lavoro per me, ecco, quindi... E stai quindi a Lisbona ormai da quanto tempo? Faccio 4 anni tra un paio di mesi, quindi sì. Vivi da solo? Adesso vivo da solo, ormai da 2 anni. All'inizio, appena arrivato, ovviamente no, perché ovviamente quando si arriva in un paese nuovo Sì, è sempre difficile. Quindi ho fatto un paio di anni condividendo, all'inizio con altre 3 persone, 7-8 mesi, e poi 1 anno con un amico. Mm. E adesso, come dicevo, 2 anni ormai che vivo da solo. Come ti trovi a Lisbona? Trovo molto bene, la verità è che sì. Tempo piacevolissimo e si vive bene, si vive bene. Si vive bene. Poi con il lavoro che faccio io, quindi che diciamo è più alto della media qua nazionale, si vive bene, insomma. A livello di stipendio, tu stai dicendo. Livello di stipendio, sì, assolutamente. E fidanzato, sposato, figli, Single, single? felicemente single. E quindi tu stai bene a Lisbona, ti trovi benissimo. Quali erano i tuoi progetti per il futuro, breve e lungo termine? Beh, breve, adesso c'era l'estate, No, quindi... aspetta, prima di anticipare, cioè diciamo a gennaio, all'inizio di quest'anno. Ah, ok. Beh, farsi le vacanze. Comunque, quanto pensavi? Pensi di rimanere tutta la vita? Pensavi di rimanere tutta la vita? Ah, ok, no, quello no, non lo so. Non Per il avevi momento sto bene, quindi programmi, non mi sono nemmeno posto il problema, però non ho pensieri di andarmene. non hai cioè, quindi magari non pensi a una vita indefinita sempre lì a Lisbona, ma comunque non hai fretta di cambiare aria. No, non ho nulla di definitivo, non ho una partenza pianificata, così come non dico già che starò qua tutta la vita. Ti Vediamo quello trovi, che succede. ti trovi quindi molto bene a Lisbona. Poi arriva l'emergenza coronavirus. Ebbene sì.
Ovviamente ti arrivano le notizie dall'Italia. Io penso che quando scoppiava il caso in Italia arrivavano le varie notizie, aggiornamenti. In Portogallo la situazione fosse un po' più tranquilla. Era ed è tuttora abbastanza più tranquilla, sì. Allora partiamo subito da questo. Com'è la situazione adesso a Lisbona in Portogallo? Al momento, come dico, è abbastanza relativamente tranquilla. I numeri sono ancora bassi, quindi ci sono misure, il governo ovviamente ha adottato delle misure, ma non così restrittive come paesi limitrofi, vedi Spagna o Italia stessa, appunto. Quindi è ancora permesso scendere in strada tranquillamente, no? Non c'è bisogno di giustificazione, Di niente. autocertificazioni. E l'unica cosa, insomma, la raccomandazione è quella di non riunirsi in grandi gruppi, però ecco, al di là di quello la situazione è ancora abbastanza sotto controllo. Io penso che le attività comunque siano la gran parte tutte chiuse. Sì, sì, le attività commerciali, la gran parte è chiusa, quindi ristoranti, eccetera, eccetera, aperti solo esercizi di prima necessità, quindi supermercati, farmacie, eccetera, eccetera. Simile all'Italia, in quel senso. Code con distanziamento ci sono Con come... distanziamento, numero limitato di persone dentro i supermercati, mascherine chi può, chi vuole. Non è obbligatorio, quindi puoi uscire anche senza guanti, senza mascherine. Sì, 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 assolutamente, anzi, devo dire che non sono molte le mascherine, ecco. I guanti nessuno, Ecco. e le mascherine molte poche. E tu, cioè volendo, se tu volessi uscire adesso, potresti uscire tranquillamente e non avresti molti Posso controlli. uscire tranquillamente. Adesso in questi giorni specifici intorno a Pasqua, quindi dalla mezzanotte di ieri fino alla mezzanotte di lunedì, ci sono delle misure ancora leggermente più restrittive, nel senso non si può uscire dal comune di residenza. Ok. Quindi io potrei uscire in strada adesso e farmi una passeggiata anche di 2 ore volendo, però restando dentro il mio comune di residenza. Ma poi passata la mezzanotte di lunedì io potrò andare in giro per tutto il Portogallo volendo Ah, tranquillamente. volendo anche per tutto il Portogallo. Cioè, Sì, sì. poi come io guardavo i dati, se ricordo bene, era sui 15.000 casi. Dovremmo essere intorno a quelle cifre, Intorno a sì. È in aumento, ma diciamo lento, controllato, ecco. e, quindi non si vede, ancora non si è raggiunto il picco. L'epicentro è a Lisbona, hai queste informazioni? L'epicentro è simile all'Italia, nel senso è spostato al nord, è spostato più verso Porto, che è la seconda grande città del Portogallo. Lisbona meno, e più si va al sud meno sono i casi, quindi simile alla situazione italiana, sì. E quindi tu tra l'altro lavori a casa, ovviamente smart working. Sì, sì, da ormai 4 settimane mi sono messo in quarantena volontaria. Ok. E questo ancora prima che fosse dichiarato lo stato di emergenza nazionale qua, perché è stato dichiarato il 18 marzo, se non ricordo male. Io, già conoscendo comunque la situazione, quello che era successo in Italia e poi in Spagna, l'ho presa prima, diciamo, e quindi mi sono messo volontariamente in quarantena ancora qualche giorno prima dello stato di emergenza. Invece che notizie ti arrivano dall'Italia, cioè dalle Marche? Che idea ti sei fatto di quello che sta succedendo in Italia? L'idea è quella, parlando con i miei genitori ovviamente, Sì. o con gli amici, e quindi una situazione di forte preoccupazione, ma l'impatto insomma non è come quello in Lombardia o nelle zone più calde, no, dell'Italia, quindi I tuoi del nord. genitori stanno a casa, hanno la possibilità di stare a casa? Mio padre ovviamente sì, perché è pensionato, beato lui, e mia mamma ha la fortuna anche lei di poter lavorare da casa, e quindi anche lei quando è stato imposto ha iniziato a fare smart working, sì. Quindi non hai, diciamo, paura, diciamo, per la salute dei tuoi, cioè pensi che stiano comunque...
preoccupazione perché comunque a fa spesa ci vanno e quindi Sì, certo. c'è sempre, no, il pericolo, se vuoi. Però ho fiducia, ecco, che tutto si Possa risolva andare bene. bene. Apriamo un attimo una parentesi. Dall'Australia che notizie arrivano? Com'è la situazione? Australia, la situazione è tranquilla, nel senso che anche lì è simile a qua. I casi sono pochi, i numeri sono bassi, quindi le misure sono dello stesso livello che qua, diciamo, non sono così restrittive come in Italia. E, è qua, tutto qua. E tuo fratello lavora da casa, può stare a casa? Sì, 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 lui ovviamente già ci stava prima, quindi Già ha da maggior prima. ragione. Sì, 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 Quindi tutto bene. è abbastanza tranquillo anche lui. Vi sentite spesso? Sì, beh, spesso sì, ogni tanto sì, ci sentiamo e è tranquillo, lui è tranquillo sempre di suo, Inizia quindi di... Quindi diciamo lo stato di allerta è simile a quello del Portogallo, anche in Australia. sì, forse addirittura anche più basso, sì. Addirittura. E adesso arriviamo alla domanda principale di questa chiacchierata, qual è il tuo punto di vista sul coronavirus? Cioè, ovvero come andrà a finire? Hai fiducia, speranza? Si potrà uscire presto? Ho fiducia, ovviamente, come dicevo prima, ho speranza. Sull'uscire presto meno, nel senso che di fatto nessuno sa quello che sarà, no? Perché magari adesso tra un mese e mezzo, due, si potrà tornare a uscire, e poi però che ne sarà? Nel senso ci sarà una nuova ondata, quelle sono cose che non si sanno e quindi chi vivrà vedrà. Vedrà. Com'è cambiata un po' la tua vita? Nel senso, tu adesso qual è la tua giornata tipo? Ti svegli la mattina e vai in Io ho ufficio? guadagnato, guadagnato una mezz'oretta alla mattina innanzitutto, Sì. che posso dormire mezz'oretta in più. E, beh, è cambiata perché io, pur avendo avuto sempre la possibilità di lavorare da casa, dal primissimo giorno che sono arrivato qua a Lisbona in realtà, però i miei colleghi lo sanno, in realtà io non ho mai lavorato a casa prima di iniziare adesso questa quarantena, perché a me piace tantissimo andare in ufficio, stare con i colleghi, eccetera, eccetera. Quindi quando infatti col pensiero mi dicevo adesso dovrò iniziare la quarantena e lavorare da casa, sono sincero, abbastanza preoccupato, Mm. ma devo dire che lo sto affrontando bene e sono riuscito ad adattarmi abbastanza in fretta. E la mia giornata è svegliarmi, fare colazione e iniziare la giornata lavorativa, questo ovviamente dal lunedì al venerdì, e tanto esercizio fisico in casa perché fuori mi sono autoimposto. Possiamo dire che tu eri un runner. Io ero un runner e continuo ad essere un runner e continuerò ad essere un runner. Certo. E, ecco, appunto, parlando di misure, io volendo potrei ancora andare a correre, però a me mi sono autoimposto, diciamo, Di stare di a casa, fermarmi fare per questo altri tipi di periodo. esercizio. E quindi sì, non sto andando a correre, però faccio tanto esercizio in casa e soprattutto quello che mi sta realmente salvando è che ho avuto la fortuna di avere un gruppo di amici con cui si è organizzato, diciamo, una sorta di università, Ok. ovvero, spiego, l'idea di un'amica in particolare, e lei ha detto, ma visto che ciascuno di noi magari è bravo in qualcosa, perché non si organizzano delle lezioni per tutti gli altri? Interessante. E quindi, per esempio, ci sono ragazze e ragazzi che insegnano No, no, lingue. andiamo subito al punto. Tu cosa insegni? Io appunto insegno ginnastica in casa, quindi La fitness. ginnastica. Io tengo delle lezioni di 40-45 minuti, un paio di volte a settimana e usiamo uno di questi programmi adesso per fare videochiamate e quindi ci si connette tutti insieme e si entra in questa chiamata e attraverso la videocamera
faccio fare ginnastica agli altri, insomma. Cosa pagherei per vederlo? Guarda, adesso per non Se vuoi entrare ti mando nelle nostre cose ti mando- private, però mi informerò per avere dei video, se si può. E, quindi quello che a te manca di più, già l'hai detto, era un po' il contatto con le altre persone, sei una persona abbastanza socievole, quindi... Sì, 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 e soprattutto mi manca lo stare all'aria aperta, perché chi mi conosce lo sa, io veramente ero abituato a stare in casa il minimo indispensabile, quindi le 8-9 ore notturne e poco più, realmente. E quindi adesso invece è tutto il contrario, per cui quello mi manca più di tutti, stare all'aria aperta. Avevi dei progetti che volevi realizzare? Beh, avevi detto di no, però anche a livello lavorativo vedevi delle prospettive Ma a che livello vorrei lavorativo devo dire realizzare? che sono abbastanza fortunato perché non ci è cambiato molto a noi, almeno per il momento, quindi continuo ad avere un lavoro e continuerò ad averlo. Sì, hai cambiato, cioè cambia solo per te la reclusione, nel senso stare dentro Sì, sì, per me casa. è realmente quello che è cambiato solo il non andare in ufficio e lavorare da casa, da quel punto di vista. Quindi se dovessi valutare con un voto, ovviamente un voto basso perché la situazione è comunque non è buona, sei passato da uno stile di vita, diciamo, che poteva essere, non so, dimmi tu, prima come valutavi la tua vita a Lisbona? Da 1 a 10, diciamo, una Sì, scala da 1 a 10. quanto eri soddisfatto da 1 a 10 della tua vita a Lisbona? Ma direi un bel 7,5, via. 7,5. Adesso stando in casa cioè, la stai vivendo comunque bene, con positività? Sì, 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 assolutamente, ripeto, molto, molto meglio di quanto si prospettava all'inizio. All'inizio ero sinceramente preoccupato, però mi sono adattato velocemente e adesso l'ho accettata, diciamo, ovviamente non è l'ideale, come non lo è per nessuno, ma è la cosa giusta da fare e quindi si sta in casa. E per quanto riguarda la famiglia, il fatto di star lontano ti pesa? Ehm, Mm. Non mi pesa tantissimo, diciamo, ti dà però sì, preoccupazione? la cosa più difficile per me in queste settimane è stato ed è continua ad essere calmare, tra virgolette, i miei genitori, perché sì che i miei genitori sono molto allarmati, molto preoccupati. Per loro o E per te? O entrambi comunque? Quale di più? più per, Per almeno voi? quello che dimostrano più per loro, Ah, probabilmente per poi loro. più per loro, probabilmente poi saranno preoccupati ovviamente, sicuramente anche per me, Lo però sì. spero, lo spero per te. No, però io quello che dico sempre, noi siamo giovani, quindi fortunatamente non dovremmo avere problemi, siamo giovani e in salute soprattutto, quindi non dovremmo avere problemi anche nella malaugurata ipotesi dovessimo contrarre il virus. Il problema ovviamente è per le persone un pochino più anziane, mio padre comunque ha quasi 70 anni, è diabetico, quindi rientra diciamo nella categoria a rischio ed è sinceramente preoccupato. Mia madre lo stesso, magari per lui, e quindi sì, lo sforzo maggiore che ho dovuto e continuo a fare è cercare di calmare i miei genitori, perché Sono un po' in ansia. li ho visti molto ansiosi, sì, molto preoccupati. E come pensi che, cioè, potendo dare una data, potendo dare anche una visione di futuro, come sarà il futuro immediato? Cioè, usciremo tra 2 mesi, libera tutti, tutti fuori, oppure no, usciranno questi? Sarà, beh, la Come la vedi situazione tu, eh? sarà sicuramente diversa da paese a paese, perché ci sono paesi più colpiti e paesi meno colpiti, quindi inevitabilmente immagino sarà diversa. Sarà una ripresa graduale, immagino, quindi usciranno prima chi ha più necessità, quindi chi ha attività di prima necessità,
e poi piano piano tutti gli altri. Però quando sarà, non lo so, ad esempio Non il fai discorso previsioni. le previsioni cambiano da un giorno all'altro, la verità è quella. Qua in Portogallo all'inizio si parlava che per esempio il picco sarebbe stato a maggio e adesso già un paio di giorni fa invece hanno detto che forse il picco si sarebbe già raggiunto. Quindi diciamo le informazioni sono talmente varie e cambiano da un giorno all'altro realmente che è quasi impossibile stabilire oggi cosa succederà tra un mese. A proposito di questo, che idea ti sei fatto sia di come è stata gestita la cosa in Italia e poi anche in Portogallo? Ma guarda, io penso che l'Italia abbia fatto abbastanza bene. Ha commesso degli errori all'inizio, credo che sia sotto gli occhi di tutti, ma è vero anche che ha avuto la sfortuna, perché di sfortuna si tratta, nulla più, di essere il primo paese europeo e grande ad essere attaccato, diciamo, da questo virus, no? E quindi inevitabilmente senza avere l'esempio o le esperienze passate ha commesso degli errori e ciò purtroppo ce lo portiamo dietro tutt'oggi. Il Portogallo in quel senso si è comportato meglio, direi. Stavo vedendo l'altro giorno una comparativa tra i vari paesi quando sono state prese determinate misure rispetto al primo caso registrato in quel paese. Ed effettivamente il Portogallo risultava il paese che ha chiuso prima le scuole, ha chiuso prima esercizi commerciali, ha dichiarato lo stato di emergenza, eccetera, eccetera. Quindi da quel punto di vista lì diciamo che ha sfruttato bene il poter vedere cosa è successo negli altri paesi prima. Ecco. Poi, se devo dire la verità, non... Esci fuori, non essere diplomatico come tuo solito. No, Se nel vuoi dire senso qualcosa... trovo un po' strano, trovo un po' particolare, diciamo, questi numeri bassi perché appunto, cioè, Portogallo è attaccato alla Spagna e in Spagna è il finimondo e qua relativamente situazione tranquilla. Quindi è strano, non so da cosa possa dipendere, sinceramente. Ho provato a ragionarci e non mi sono ancora dato una risposta. Aspetteremo, quindi quando lo sai puoi scrivermelo, io poi lo divulgherò, non lo Te so. lo farò sapere, te lo farò sapere. E, e come ti ha cambiato questo virus? Tu pensi che ti cambierà questo virus nel modo di pensare, nel modo di vivere? No, no. No, non rimani... Io sinceramente Io sarò quello che sono sempre stato. ti conosco come un tipo molto positivo, molto socievole, quindi che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, ecco, da questo punto di vista. Non hai perso questa fiducia, cioè hai fiducia nella società, nel mondo, un incidente di percorso, possiamo dire così? Diciamo che ho fiducia in me stesso più che nel mondo in generale. Però sì, rimango positivo, assolutamente. Io l'ho sempre detto che non è che sei una persona buona, che sotto sotto nascondi la magagna, cioè sei molto ambizioso tu. Ma Questo... no, non credo. No, ti dipingono con questa faccia d'angelo e poi invece... Però, no, se posso dire una cosa, io rimarrò quello che sono sempre stato. Sempre, Questa cosa del il virus cambierà le persone, no, non credo assolutamente. anche in generale, tu dici. In generale. Cioè, avremo un impatto nel primo tempo, magari in breve, poi le cose torneranno Per me primo tempo significa 2 o 3 giorni. 2 o 3 giorni addirittura. Quando ci sarà il libera tutti, 2 o 3 giorni e chi era egoista prima del virus tornerà ad essere egoista, eccetera, eccetera. Cioè, quindi tu mi vuoi dire, ipotizzando che comunque nel 2021 tutto questo sarà un ricordo, Sì? la vita ritornerà ad essere come era prima. Cioè, c'è Assolutamente. questa, Secondo me sì, senza dubbio. anche nel modo di pensare, di vedere le cose da parte della gente. Secondo me sì. E Felice di sbagliarmi, eh? tu, diciamo, come vedi il tuo futuro nel senso proprio di tempistiche? Cioè,
quanto pensi che resterai a casa? Quando pensi che potrai tornare in ufficio? Ma soprattutto un'altra domanda, quando pensi che potrai tornare in Italia, anche solo per una vacanza o Non lo so, come dicevo prima, le tempistiche non ti fai progetti, non è che non me li faccio, non me li posso fare. Io come nessuno, credo, perché allora qua partiamo dal fatto che qua lo stato di emergenza è stato prolungato, per esempio, fino al 3 maggio, che è simile all'Italia, per esempio, no? Adesso credo sia stato il 3-4 maggio, insomma. Però ecco, nessuno sa se da qui a 20 giorni questo stato di emergenza verrà prolungato o meno. Quindi più che non farsi dei progetti e non poterli fare. però io voglio farti un po' sbilanciare. Ti faccio quindi una domanda secca. Dai. Come sarà il tuo compleanno? Mi hai detto che è tra un paio di mesi. Sì, il mio compleanno è il 21 maggio e come sarà il mio compleanno? Ah, Spero neanche, che... meno di 2 mesi, un mese e qualche giorno. Un mese e mezzo, sì, quasi. Spero che sarà in un parco, un picnic magari. Temo che sarà in casa. Quindi comunque in casa pensi, cioè con delle limitazioni, la possibilità di uscire, ma con limitazioni. La possibilità di uscire, come dicevo, c'è anche adesso, ma non ci si può raggruppare con altre Io spero persone e che, temo che per il mio compleanno continuerà ad essere così. io spero che comunque se un poliziotto portoghese dovesse incontrarti con una coperta steso su un parco, almeno qualcosa ti dica. Come lei Ma che non fa. credere, in realtà Comunque, no, se si mantengono le distanze puoi stare fuori. quindi definendoti un po' su come ti ha, non cambiato perché hai detto non cambiato, però la tua opinione di te attraverso l'emergenza coronavirus, io, correggimi se sbaglio, una persona comunque realistica, che vede una visione realistica della situazione, cioè c'è l'emergenza, c'è crisi, ma non suicidiamoci, non cadiamo nella tragedia, bisogna tenersi forte e continuare ad andare avanti. Allo stesso tempo non aspettiamoci che da domani il mondo sarà migliore perché abbiamo avuto questa grossa disgrazia. Un uomo con i piedi per Non terra. credo, non credo. Com'è? Un uomo con i piedi per terra, Pensaldi. Sì, sì, ripeto, io da tutta questa situazione esco rinforzato, diciamo. Sì, buon per te, buon per te. Ti faccio l'ultima domanda. La domanda è: qual è la prima cosa che farai quando tutto questo sarà finito? Nel senso che si può uscire in strada Dimmelo tranquillamente. tu, scegli tu. Puoi darmi più risposte con più modalità, vedi tu. Ma restando qui all'ambito, diciamo, del giornaliero, sicuramente mi andrò a fare una gran bella passeggiata lungo fiume, per il centro di Lisbona, eccetera. In generale, perché no, probabilmente tornerò in Italia, dalla mia famiglia. E questa è la E, cosa che un po' ti manca, che sai di non poter fare, e che ti manca più delle altre? in generale sì, 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 la cosa che mi manca di più è poter viaggiare. E quindi dalla famiglia, insomma, per vedere i tuoi genitori. Dalla famiglia, perché almeno così riesco a tranquillizzarli. Probabilmente se mi vedono in carne ed ossa e vedono che sto bene, si tranquillizzeranno un attimo e soprattutto potrò vedere anche quelle persone un po' più anziane che non era scontato che magari potrò rivedere, ecco, tipo Certo, mio nonno. ovviamente, senza, cioè augurandoci tutta la fortuna di questo mondo. Esattamente. Tra l'altro, una piccola nota a margine, abbiamo ancora in ballo una vacanza che doveva essere fatta quest'anno, vedremo anche Esatto, quello. esatto. Mi dispiace molto che non l'hai Tan- citata tra le prime cose che vorresti fare, però Tanto virus che ci ha salvato da questa vacanza. vedremo, quella rimane nella lista di cose da fare.
Se Io, non è per Matteo, quest'anno sarà per il prossimo, non ti preoccupare. io sempre qua sono. Ti ringrazio, grazie per le tue parole e in bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo e grazie a te per l'invito e complimenti per La il trasmissione. progetto. In bocca al lupo a te. Grazie, grazie mille.